Ciao amici, oggi non parliamo di grammatica, ma di vita reale, di emozioni, di viaggi. Vivrete l'italiano attraverso un'avventura speciale, insieme a Sofia. E il vostro compito? Ascoltare e ripetere. Proprio così. Potete fermare il video, tornare indietro e riprovare quante volte volete. L'obiettivo non è la perfezione, ma sentire la musicalità della lingua e divertirsi nel processo. Prima di iniziare, voglio dirvi perché ho scelto questa storia. È una situazione che molti di noi possono vivere ed è raccontata in un modo che ci aiuta a concentrarci sui suoni dell'italiano. La storia di oggi parla di Sofia, una giovane donna che ha viaggiato in Italia per la prima volta. La narrazione è in un italiano chiaro e semplice, perfetta per questa nostra pratica. Quindi, rilassatevi e preparatevi a viaggiare con Sofia e con la sua voce. Cominciamo. Sono in aeroporto e un'energia vibrante, quasi elettrica, mi pervade. Non è semplice emozione, è un misto inebriante di euforia e trepidazione. Oggi è il giorno che attendevo da mesi, il giorno in cui un sogno coltivato a lungo sta per diventare realtà tangibile. Sto per volare a Roma per la prima volta. Stringo tra le mani i documenti di viaggio come se fossero un tesoro prezioso. Il mio biglietto, il passaporto con la sua copertina rigida e le carte d'imbarco che a breve riceverò. Le valigie sono già state spedite. Ogni dettaglio è stato meticolosamente preparato. Ora tocca a me. Mi dirigo verso il banco del check-in, un'oasi di calma apparente nel caos frenetico del terminal. Pongo i miei documenti all'addetta, una donna dal sorriso professionale che sembra aver visto migliaia di storie come la mia. Con pochi rapidi gesti sulla tastiera sigilla il mio destino per le prossime ore. Ecco la sua carta d'imbarco, annuncia, porgendomi il rettangolo di carta. Il suo posto è il 18A. Le auguro un buon volo. Grazie mille, rispondo, cercando di contenere un sorriso che minaccia di allargarsi a dismisura. Leggo e rileggo quelle cifre magiche. 18A. Un posto vicino al finestrino. Perfetto. L'idea di poter osservare il mondo dall'alto, di vedere le città trasformarsi in reticoli di luci e le nuvole formare un paesaggio onirico, mi ha sempre affascinato. Superare i controlli di sicurezza, invece, si rivela un'impresa. L'attesa è snervante, la fila ha un serpentone umano che sembra non avere fine. Ogni passeggero con le sue storie e le sue destinazioni diventa un ostacolo tra me e il mio gate. Finalmente, dopo quella che sembra un'eternità, raccolgo le mie cose dal nastro trasportatore e con un sospiro di sollievo sono dall'altra parte. Raggiungo il gate 27 e mi siedo, osservando il via e vai di persone e oltre l'enorme vetrata il gigante d'acciaio che mi porterà a destinazione. L'attesa qui è diversa, carica di anticipazione. Dopo un po', la voce metallica dell'altoparlante rompe la monotonia. Il volo 486 per Roma è in imbarco. Si prega i passeggeri di mettersi in fila secondo il numero di gruppo indicato sulla carta d'imbarco. Un tuffo al cuore. Ci siamo. La realtà supera il sogno. Con il cuore in gola, salgo sull'aereo e percorro lo stretto corridoio, scrutando i numeri sopra i sedili. 16, 17, 18.
Eccolo. Ma quando arrivo alla mia fila, mi blocco di colpo. Qualcuno è già seduto al mio posto. Il 18A. È un uomo sulla cinquantina, indossa una giacca blu e ha lo sguardo perso oltre il finestrino, apparentemente ignaro della mia presenza. Un'ondata di nervosismo mi assale. Mi ripeto mentalmente la frase da dire, sperando che la mia voce non tremi. Faccio un respiro profondo e tocco leggermente la sua spalla. «Scusi, signore, credo che questo sia il mio posto». Lui si volta, sorpreso. C'è qualcosa di gentile nel suo sguardo. «Oh», dice, con una punta di genuina confusione. «Ne è sicura? Lasci che controlli il mio biglietto». Con un gesto pacato, estrae dalla tasca interna della giacca il suo biglietto e lo esamina. Mormora, aggrottando leggermente la fronte. Curioso. Il mio biglietto dice 18A. Penso proprio che questo sia il mio posto. Ora un velo di smarrimento cala su di me. Com'è possibile? Tiro fuori la mia carta d'imbarco, il mio sacro Graal, e gliela mostro, cercando di mascherare l'incertezza con un tono di voce fermo. Vede, anche un mio biglietto riporta la sigla 18A. L'uomo osserva il mio biglietto, poi di nuovo il suo, e infine alza lo sguardo su di me. Un sorriso gentile e quasi divertuto gli increspa gli angoli della bocca. «Capisco, non c'è problema, si accomodi pure lei. Io mi siederò nel posto centrale». Mi sento combattuta. Da un lato un senso di colpa per averlo sfrattato, dall'altro il desiderio irrefrenabile di avere quel posto vicino al finestrino che avevo tanto sognato. «Grazie, è molto gentile», dico, mentre mi siedo sentendomi leggermente a disagio. Poco dopo, l'aereo inizia la sua corsa sulla pista. Il rombo dei motori si fa assordante. Una spinta potente mi preme contro il sedile e in un istante siamo in aria. Guardo fuori e vedo il mondo rimpicciolirsi sotto di noi. Le nuvole viste da così vicino non sono semplici ammassi di vapore. Formano un tappeto soffice e incantevole, un oceano di cotone bianco illuminato dal sole. Un senso di libertà assoluta mi pervade, cancellando l'imbarazzo di poco prima. Sono felice, serena, in viaggio verso Roma. L'uomo accanto a me, la cui calma mi aveva già colpita, interrompe i miei pensieri. Si volta verso di me con un'espressione curiosa. «È a Roma per vacanza?» chiede. La sua voce ha un timbro caldo e pacato. «Sì», rispondo, grata per la distrazione. È la mia prima volta in assoluto. Ho una lista infinita di sogni da realizzare, ma in cima ci sono senza dubbio il Colosseo e la Fontana di Trevi. Un lampo di orgoglio cittadino brilla nei suoi occhi. «Fantastico», dice. «Io vivo a Roma, quindi mi permetto di darle un consiglio spassionato. Per la Fontana di Trevi vada all'alba. Vederla senza la folla oceanica è un'esperienza quasi spirituale e per il Colosseo prenoti i biglietti online o rischierà di passare metà della giornata in coda». Sorrido, sinceramente grata. Lo farò senz'altro. Ho sempre sognato di lanciare la monetina. È vero che garantisce di tornare a Roma? Così dice la leggenda. A giudicare dal traffico, direi che funziona fin troppo bene. Mentre conversiamo del più e del meno, la sua gentilezza continua a sembrarmi quasi fuori luogo. Non manifesta la minima traccia di fastidio per aver perso il suo posto vicino al finestrino. Al contrario, sembra sinceramente interessato al mio viaggio. Mi domandai se, a parte invertite, io sarei stata altrettanto generosa. La nostra chiacchierata
viene interrotta dall'arrivo di un assistente di volo. Si avvicina con quel passo sicuro e l'efficienza tipica di chi gestisce piccole crisi ad alta quota. Il suo sorriso è professionale, ma i suoi occhi scrutano rapidamente me, poi l'uomo e infine i numeri sopra le nostre teste. «Scusate se vi disturbo», esordisce con cortesia, «ma credo che ci sia stato un piccolo disguido». Il mio respiro si ferma per un istante. Un brivido freddo mi percorre la schiena. Disguido. La mia mente corre veloce, immaginando scenari catastrofici. «Quale errore?» chiedo. La mia voce è un filo più acuta del normale. Con una pazienza esemplare, l'assistente di volo prende la mia carta d'imbarco. Il suo dito traccia una linea invisibile fino al numero del posto. «Vede, signorina? Lei è nel posto sbagliato». Mi fissa con sguardo comprensivo. «Cosa?» Riesco solo a sussurrare, sentendo le guance andare a fuoco. «Il posto 18A, quello vicino al finestrino, appartiene a questo signore», spiega, indicando il mio vicino. «Il suo posto in realtà è il 18C, quello del corridoio». In quel momento vorrei sprofondare. Il mio viso diventa di un rosso porpora che nemmeno il trucco più coprente potrebbe mascherare. Rivedo mentalmente tutta la scena iniziale, la mia sicurezza baldanzosa, la mia insistenza. Che figuraccia. Alzo lentamente lo sguardo verso l'uomo, aspettando di vedere un'espressione di trionfo o peggio di compatimento. Invece lui mi sorride, un sorriso genuino, privo di qualsiasi traccia di scherno. «Non si preoccupi», dice, quasi leggendomi nel pensiero. «Come le dicevo, a me non dispiace affatto il posto centrale». Le mie parole escono a fatica, un sussurro carico di mortificazione. «Mi dispiace così tanto, aveva ragione lei fin dall'inizio. Se solo avessi controllato con più attenzione». Lui fa un gesto con la mano, come per scacciare le mie scuse. «Ma si figuri», esclama con una risata buonaria. «Gli errori capitano, specialmente quando si è presi dall'entusiasmo del viaggio. Non ci pensi più». Per il resto del volo rimango in silenzio, incapace di smettere di pensare non solo alla sua gentilezza, ma alla sua eleganza. Non ha discusso, non si è irritato, non ha approfittato della situazione per farmi sentire ancora più in imbarazzo. Quell'uomo, senza saperlo, mi stava dando una lezione ben più importante di qualsiasi guida turistica, una lezione di umiltà e di grazia. Quando le ruote dell'aereo toccano finalmente la pista dell'aeroporto di Fiumicino, un applauso spontaneo si leva da alcuni passeggeri. Mentre l'aereo rulla verso il suo parcheggio, mi volto un'ultima volta verso il mio vicino. «La ringrazio ancora», dico, e questa volta la mia voce è ferma, carica di una gratitudine sincera e profonda. Lei è una persona davvero gentile. Lui ride, preparandosi ad alzarsi. «Goditi Roma, ragazza. È la città più bella del mondo. E la prossima volta controlla 2 volte il biglietto». Mentre scendo dalla scaletta e l'aria tiepida e umida di Roma mi accoglie, sento un groviglio di emozioni che si scioglie dentro di me. L'imbarazzo cocente si trasforma in un ricordo quasi comico. La gratitudine rimane vibrante e un senso di profondo sollievo mi pervade. Questo viaggio, ancora prima di iniziare davvero, mi ha già insegnato che gli itinerari più importanti non sono sempre quelli segnati sulle mappe e che a volte ammettere di aver sbagliato è il modo più rapido per trovare la direzione giusta.
Grazie mille per aver praticato con me oggi. Spero che la storia di Sofia vi sia piaciuta e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Ricordate, potete guardare questo video tutte le volte che volete per praticare il vostro shadowing. Ripetere la storia vi aiuterà a migliorare la vostra pronuncia, il ritmo e la sicurezza in italiano. Se avete trovato utile questo video, per favore mettete un mi piace e condividetelo con i vostri amici. E non dimenticate di iscrivervi al canale. Prima di salutarci, lasciatemi dire questo. Imparare l'italiano non riguarda solo le parole e la grammatica. Riguarda il connettersi con le persone, proprio come ha fatto Sofia nel suo viaggio. Quindi, continuate a praticare. Siate curiosi e godetevi il viaggio.